Ciao ragazzi, io sono Transuto e bentornati sul mio canale. Era da un po' che non lo dicevo. Oggi vediamo un microfono di Tonor, un altro microfono di Tonor perché ne abbiamo già visto uno. Questo costa circa 10-15 euro in più rispetto all'altro modello e precisamente è il TC2030. Oggi non vediamo solo la recensione di questo microfono, ma faremo anche un confronto con questo, con il classico ormai che avete sentito tantissime volte, Amazon Basic, che più o meno si assesta sullo stesso range di prezzo. Quindi cominciamo a vedere cosa c'è nella scatola. Facendo un breve unboxing al volo, quindi troviamo manuale utente e carta per la garanzia. Qui c'era l'asta per il microfono che devo dire è veramente solida e ben costruita, ma come tutte le componenti che troviamo all'interno di questo kit. Il microfono, lo shock mount che è grande, adesso probabilmente lo starete vedendo, è praticamente grande il doppio rispetto a quello di Iotto. Il supporto dove andrà poi alloggiata l'asta per il microfono che va avvitata alla scrivania, e qui hanno fatto una cosa intelligente. Praticamente hanno fatto la parte dove va infilata proprio l'asta con questa trama pentagonale che dà assolutamente una maggior solidità a tutta la struttura, e poi sotto dove si va ad avvitare il supporto della scrivania hanno praticamente prolungato il metallo e hanno fatto un portacuffie. Una cosa veramente banale e semplice, ma che io apprezzo tantissimo, soprattutto perché un portacuffie normalissimo scrauso costa comunque i suoi 10 euro. Fino ad ora abbiamo sentito il solito Amazon Basic che ormai avete imparato a conoscere. Adesso andiamo a vedere questo Tonor TC2030 e lo proverò con il pop filter, il pop screen, quello esterno, quindi lo terrò così a mano perché gli attacchi qui, ma non è un problema di questo modello, non so come attaccarli veramente all'asta del microfono, è un sistema che odio questo, però vabbè. Quindi adesso vi parlerò un po' delle caratteristiche mentre sentite la voce che viene registrata da questo bestione. Ok, cominciamo con l'abbassare l'asta del microfono perché era altissima, e la prima cosa che noto è che registra ad un volume veramente molto elevato, tra i meno 12 e i meno 6, parlando, non dico ad un tono normale, un po' più basso del solito, vedo anche picchi di meno 3, meno 2 decibel, e ci sto parlando sempre dai soliti 20 cm. La prima cosa che noto, quindi, vedendo questo livello di registrazione, è che non è presente una manopola o insomma una regolazione del volume d'ingresso, e questa è una mancanza molto grave quando si parla di un microfono che costa 75 euro, perché lì vedo proprio 3 microfoni che avete visto nei video delle settimane scorse e tutti e 3 costano metà di questo e hanno la regolazione, la manopolina per regolare il volume in ingresso. Quindi qui sinceramente non so perché non le hanno messa. Un'altra cosa che subito mi è balzata all'occhio è la gigantezza di questo shock mount, che io direi di andare a testare subito. Adesso sto picchiettando in modo molto molto leggero la scrivania e vedo che comunque raccoglie le vibrazioni. Credo comunque si comporti abbastanza bene, ma poi lo riascolterò e vi dirò le mie considerazioni finali. Ora proviamo a parlare sempre da 20 cm, però con il pop filter davanti la bocca. Allora, qui c'è il simbolo del pattern cardioide, quindi l'audio lo stiamo captando proprio dal punto giusto dove c'è scritto Tonor, dove c'è proprio il logo. Quindi io provo a girarci intorno, solo che non è semplice perché va avvitato sul shock mount, quindi non posso magari allentare solo lo shock mount e ruotare il microfono a mano, devo proprio ruotare tutto il sistema e non è molto comodo. Ora provo a parlarci, vabbè, senza magari il windscreen, dalla sua destra. Ora provo senza far danni a parlarci dalla sua sinistra, sempre ovviamente a 20 cm, e ora uscirò dall'inquadratura, ma ci sto parlando da dietro. Sempre ai soliti 20 cm, quindi questa è la soppressione che ci si può aspettare da questo microfono. Adesso altri test, cominciamo con il parlarci da un po' più lontano, perché sì, perché l'ho sempre fatto ed è anche giusto così, visto che comunque ha un alto gain in entrata, non dovremmo avere problemi di volume anche se lo teniamo abbastanza distante. Infatti vedo che oscilla tra i meno 18 e i meno 12 decibel e sto parlando di un volume normale.
Facciamo la prova del silenzio per vedere se raccoglie rumori ambientali. Ricordo sempre che qui ci sono 4 ventole, 5, 6, 7 ventole, quindi è anche normale sentire un po' di brusio se poi in post-produzione alzo il gain. Prova del silenzio. Ok, meno 54, meno 48 mi sembra comunque un ottimo risultato. L'onda è praticamente piatta. Adesso proviamo a fare un po' una cosa, visto che l'ho fatta anche negli altri video. Cos'è quell'onda lì? Ok. Se io volessi fare un po' di podcasting, quindi con la voce tipo radio, dovrei parlare ad un tono molto basso e pacato, perché qui sto oscillando tra i meno 6 e i 0 decibel. E a momenti, anzi senza momenti, sto anche clippando molto spesso. Questo è il volume a veramente 3 cm dal microfono e vediamo se riesco poi con qualche modifica a renderlo radiofonico, quindi con una forte compressione. Ecco, quindi questo è il volume da molto molto vicino. In game, ah sì, un altro test che adesso però per non chiudere il software da cui sto registrando, che è Audacity, e come al solito vi lascio qui sotto in descrizione come tutti i prodotti che vedete nei miei video. Adesso ho fatto una botta incredibile. Adesso io proverò a fare il test della tastiera, quindi ho aperto il blocco note, sto scrivendo asf, intanto proviamo anche. Mi sento sempre più ritardato a fare questi video, però vabbè ragazzi, qua ovviamente non ho parlato di materiali, è tutto metallo, cioè c'è poco da dire qui sui materiali, è tutto metallo. Adesso mi riascolto questo spezzone e poi trarremo insieme le conclusioni finali. Ok, vediamo le considerazioni finali partendo da una dimenticanza che avevo fatto nei miei test, nelle mie osservanze di prima, ossia che qui non è presente nemmeno l'ingresso per le cuffie oltre alla regolazione del gain, e anche questa può essere una grossa pecca per un microfono che costa 75 euro. E appunto per un microfono che costa proprio 75 euro, sinceramente mi aspettavo qualcosina di più senza post-produzione, nel senso un audio un po' più pulitino. Cioè questo è veramente un po' sporchetto rispetto all'Amazon Basic, che comunque qualcuno qui potrebbe obiettare perché ultimamente questo microfono qui costa anche 100 euro. La versione nera. Questo qui si trova dal Warehouse Deals spessissimo sotto i 70. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo microfono, se lo ritenete un'alternativa valida, un prodotto valido per questa fascia di prezzo, chi vi piace di più tra questo Amazon Basic e questo Tonor TC 2030. Come al solito vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace, un non mi piace, eccetera, e soprattutto fatemi sapere se volete vedere qualche recensione in particolare, perché io creo post qui su YouTube dove queste domande già ve le faccio, così da farmi un po' un'idea dell'impronta da dare al mio canale. Ovviamente se voi siete iscritti credete nel mio progetto e io è giusto che vi dia quello che voi volete, un po' insomma, ovviamente non tutto adesso, piano, ecco. Quindi noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video, a presto!